Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero molto semplice, dall'effetto strabiliante, perché è stato realizzato con un nuovissimo cordino targato Borgo dei Pazzi. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e tutto quello che ci occorrerà per poterla realizzare. Nel progetto di oggi vi presento un nuovo cordino targato Borgo dei Pazzi, il cordino perla, che può essere definito anche un nastrino per la tipologia con cui è stato creato. Al centro troviamo un filato in lurex madreperlato e poi contornato appunto da un filato colorato. Nel mio caso ho scelto la tonalità numero 30, ma lo trovate in circa 16 tonalità, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Per l'occasione troverete un kit già pronto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, con il 30% nelle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdete questa occasione. All'interno troverete una rocca del cordino perla, una tracolla da 1,10 m e una chiusura a cartella. A questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo realizzando 41 catenelle. Io utilizzerò come uncinetto il numero 4, ma volendo anche un 4,5 si adatta perfettamente. Quindi realizzate queste 41 catenelle, torniamo indietro a punti bassi, in questo modo, e andiamo a ottenere 40 maglie. E questo sarà il nostro primo giro. Quindi le realizziamo tutte e ci vediamo per fare il giro successivo. Completata la prima riga, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con la sequenza dei punti bassi. Quindi un punto molto semplice, così è adatto anche alle principianti. E poi questo tipo di cordino non ha veramente bisogno di punti molto articolati, perché già di suo guardate che bellissimo effetto. Quindi non facciamo altro che per la prima parte del corpo borsa delle righe di andata e ritorno a punto basso per un totale di circa 15 centimetri. Quindi arriviamo a questa altezza, io poi vi dirò esattamente sia i centimetri ottenuti che le righe eseguite. Prima parte del pannello completato, quindi io in totale ho realizzato 25 righe e sono 15 centimetri, mentre questa parte come larghezza siamo a circa 27,5. Io qui ho staccato il nostro filo e adesso dobbiamo fare questa parte più stretta che poi sarà il fondo della nostra borsa. Io qui ho messo dei marcapunti perché ho staccato 6 maglie da questa parte e 6 da questa. Quindi adesso all'interno dei marcapunti noi riprendiamo il filato e andiamo a fare questa parte qui. Quindi ricominciamo e realizziamo dei punti bassi in questo modo. Arriviamo alla fine qui e ci rivediamo per vedere come realizzare il secondo giro. Sono arrivata quindi alla fine del giro, ho lasciato questi punti liberi come ho fatto da questa parte e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il resto del corpo borsa, quindi delle righe di maglie basse in andata e ritorno. Quindi finita la riga, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo quindi con la sequenza dei punti bassi. E stavolta faremo circa 7 centimetri, più o meno saranno una decina di righe che poi alla fine vi dirò esattamente il numero esatto. Quindi procediamo, completiamo anche questa parte e ci rivediamo per il giro successivo. Completata anche la parte centrale che misura 6 centimetri e ho realizzato in totale 9 giri. Questa sarà comunque poi la nostra base. Adesso dobbiamo andare a rifare questa parte che abbiamo fatto più larga, la dobbiamo ripetere da questa. Quindi abbiamo lasciato 6 punti bassi, quindi adesso noi continuando andiamo a realizzare 7 catenelle.
che poi diventeranno 6 maglie basse perché si riparte poi dalla seconda. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi voltiamo il lavoro e adesso andiamo ad eseguire le nostre maglie basse sul retro, quindi nelle costine che ci stanno sul retro. Quindi partendo dalla seconda catenella andiamo a realizzare quindi queste 6 maglie basse. Quindi 1, poi facendo attenzione andiamo a fare la seconda, quindi andiamo a cercare l'asolina, eccola qui, eccola, siamo a 2, poi andiamo a realizzare la terza, dobbiamo fare un po' di attenzione ma ci riusciamo, quindi 4, 5, e infine l'ultima qui. Ed eccola qui. E poi continuiamo a realizzare i nostri punti bassi che ci ritroviamo sotto, quindi in questo modo. Quindi arriviamo qui e andiamo a ripetere la stessa cosa. Adesso finita questa riga dobbiamo fare la stessa cosa, quindi creare quest'altra parte. Quindi andiamo a rifare le nostre 7 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Voltiamo il lavoro e facciamo la stessa identica cosa. Quindi ci andiamo a cercare, quindi girando il lavoro in questa maniera, le nostre asoline posteriori e le andiamo a cercare e le andiamo a realizzare. Quindi questa è la prima, facciamo la seconda, terza, sempre al solito con un po' di attenzione la troviamo, poi 4, 5, eccola qui, e infine l'ultima. Ed eccoci in questa posizione. E poi continuiamo a fare di nuovo tutti i punti bassi che ci ritroviamo sotto. Quindi adesso dobbiamo fare giri andata e ritorno esattamente come questa parte, quindi 25 righe in totale, quindi lo completiamo e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ed ecco la prima parte del pannello completata perché ancora manca la pattina. Come misura attualmente abbiamo 37 come lunghezza e 27 di larghezza. Questa parte invece misura 18 cm. Poi ricordiamoci che la borsa sarà girata in questo modo e poi queste parti vi faccio vedere come cucirle. Adesso appunto dobbiamo andare a creare la nostra pattina. Ho lasciato 9 maglie da questa parte, 9 maglie da quest'altra, riprendo il filato che vi ricordo vi basterà perfettamente, quindi andiamo qui, nel frattempo la codina la inseriamo e la lavoriamo e iniziamo a creare delle righe di andata e ritorno, ne farò circa una decina prima poi di farne alcune con delle diminuzioni. Quindi in sostanza sempre il lavoro che abbiamo finora eseguito. In questa maniera.
Quindi andiamo a creare queste 10 righe, io comunque dopo sarò più precisa se dovessi aumentarne o togliere qualcuna come riga, e ci rivediamo per vedere come fare le ultime, quindi arrotondare la pattina di chiusura. Ho realizzato quindi 10 righe a punto basso, quindi per creare la nostra pattina. Adesso facciamo le ultime 4 con delle diminuzioni per creare una leggera bombatura. Quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e adesso sia a inizio che a fine giro, per tutti e 4 giri, appunto, creiamo queste diminuzioni e le facciamo in questo modo. Entriamo nel primo punto, estraiamo e non chiudiamo, entriamo in quello successivo, prendiamo il filo e chiudiamo tutti e 2 punti insieme. E si prosegue in questo modo fino alla fine e facciamo la stessa cosa sugli ultimi 2 punti. E poi si ripete la stessa cosa quindi per le altre righe. Ve lo mostro, così praticamente completiamo tutto il corpo borsa e poi andiamo a creare le cuciture. Facciamo l'ultimo. Adesso appunto rimangono gli ultimi 2 punti, facciamo la stessa cosa, non chiudiamo, entriamo anche in quello successivo e chiudiamo. Ed ecco create le diminuzioni. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e rifacciamo la stessa identica cosa, quindi entriamo e non chiudiamo, entriamo in quello successivo e creiamo la diminuzione. Tutti gli altri punti, quindi sottostanti, li lavoriamo normalmente e poi a fine giro di nuovo una diminuzione. Quindi facciamo questi ultimi 4 giri e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ho completato quindi la pattina e ho fatto 5 giri con le diminuzioni anziché 4, perché poi nel momento in cui io vado a metterla così mi è sembrato più carino e anche più completa, quindi un pochettino più lunga. Adesso l'ultimo passaggio prima delle cuciture, senza tagliare il filo, andiamo a creare il contorno e andiamo a creare un punto basso sotto ogni riga sottostante, e questo sarà il nostro ultimo passaggio. Vedete? Così andiamo a creare una sorta di rifinitura, per cui completiamo anche questo passaggio e ci rivediamo per le cuciture. Ho finito quindi tutto il contorno, adesso dobbiamo iniziare le cuciture, quindi io ho messo il pannello in questa maniera e l'ho messo al contrario, perché dopo che facciamo le cuciture rivolteremo la borsa al contrario. Quindi praticamente io che cosa ho fatto? Dobbiamo adesso cucire questa parte e poi quando arriviamo qua vi faccio vedere in che modo mettere questa parte e cucirla. Quindi ci andiamo ad agganciare, poi questi fili li possiamo nascondere, tanto questa è la parte interna. Adesso esattamente dove ho messo il marcapunti, io cosa faccio? Prendo le asole esterne in questo modo e faccio passare il nostro filato. Vado poi da questa parte, sempre asola esterna e asola esterna, e tiro per bene e faccio in questo modo praticamente su tutte le maglie che ci ritroviamo. Quindi mi raccomando, solo le asole esterne. E si procede arriviamo fino a qui e vi faccio vedere come chiudere anche questa parte. Ho quasi completato la mia cucitura, adesso dobbiamo cucire questo e noi facciamo in questo modo.
ripieghiamo in questa maniera. Adesso io cosa faccio? Mi sposto, quindi faccio passare il filo qui e inizio le cuciture da questa parte per evitare di tagliare il filo. Quindi io faccio passare il filato tra le maglie in questo modo, tanto ripeto, questa è la parte interna, quindi non si vedrà. Mi sposto ancora un pochino. E adesso sono pronta, quindi la sistemo per bene e vado a prendere, vedete, sempre le asole esterne e continuo con la cucitura che vi ho fatto vedere poc'anzi. E così andiamo a creare anche il nostro laterale. Vedete? Qui al centro faccio la stessa cosa. Quindi concludo anche questa parte, vado poi a rifare la stessa identica cosa pure da questa e ci rivediamo per vedere come inserire la nostra chiusura. Cuciture terminate, ho rigirato la borsa al contrario e questo è il nostro risultato. Adesso poi quando andiamo a mettere i moschettoni la chiudiamo in questo modo, vedete? Adesso dobbiamo inserire la nostra chiusura, quindi partiamo da questa, quindi dobbiamo centrare questa parte, quindi io mi faccio in questa maniera, quindi il punto è questo, vedete? Questa qui dobbiamo allargare questa parte in questo modo e inserirla così, quindi fare entrare per bene tutta la lavorazione. Se serve, infatti, se non siete convinte, la si apre ancora di più e poi con una pinza si va a stringere. Quindi la inseriamo, vedete, in questo modo, poi stringiamo, ci aiutiamo, ripeto, con una pinza per fissarla perfettamente. Ed eccola qui, ben salda. Poi giriamo in questo modo la borsa e andiamo a trovare quindi il punto che più o meno sarà qui, dove adesso dobbiamo andare a inserire l'altra parte della chiusura, quindi che è dotata anche questa di alette. Quindi che cosa facciamo? Una volta che noi andiamo a prendere la misura, sappiamo che più o meno è qui. Io ve lo faccio vedere, poi magari voi, mi raccomando, prendete le giuste misure. Era per farvi vedere che facilmente, vedete? Poi che cosa facciamo? All'interno inseriamo la griglia di sicurezza e ripieghiamo. Ci possiamo aiutare ovviamente anche con una pinza. Le possiamo mettere sia all'interno che all'esterno. L'importante è fissarla per bene. Ed eccola qui. Adesso noi che cosa dobbiamo fare? Questo è l'ultimo passaggio, dobbiamo andare a fissare. Per dargli questa bellissima forma, noi che cosa facciamo? Andiamo a prendere il nostro moschettone, magari lo usciamo perché ci verrà meglio, e poi lo riagganciamo, quindi lo facciamo un attimino uscire da questo alloggiamento. Sembra facile, ma non lo è. Ecco fatto. Quindi, anziché lasciare la borsetta in questa maniera, quindi per dargli un'ulteriore chiusura, io ripiego queste parti in questo modo e vado praticamente a prendere queste due parti col moschettone,
quindi mi vado ad agganciare in questo modo, in maniera tale da conferirgli questa forma. Ci sono quasi. Ci aiutiamo con la pinza, così scorrerà meglio. Ecco fatto. Con un po' di pazienza, vedete, gli abbiamo dato questa forma. Facciamo la stessa cosa da questa parte e ci rivediamo a borsa completa. Ed eccola qui questa meravigliosa pochette perla completata. Guardate l'effetto davvero luminosissimo di questo nuovo cordino, che davvero vi consiglio di provarlo. Guardate, indossata, la borsa non è assolutamente grandissima, ma come vedete gli abbiamo dato un po' di profondità. Abbiamo ottenuto come misure 25 x 17. Come rocca c'è una rocca da 200 grammi e questo è quello che mi è rimasto. Quindi se voi non volete acquistare un'altra rocca e avete una mano larga, quindi anziché col 4 pensate di utilizzare un 4,5 o addirittura un 5, se volete appunto farvela bastare, diminuite le catenelle d'inizio e quindi fate qualche giro in meno, per cui questa è l'unica soluzione. Se invece volete comunque realizzarla così o anche più grande, acquistate una seconda rocca e con quello che vi rimane potete realizzare un portamonete, un portaocchiali, un portacellulare, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Vi ricordo che il kit è in sconto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi nelle date che vedete scritte, col 30% e potete scegliere qualunque tonalità vi piace. Del resto il perla è stato realizzato in 16 tonalità. Se c'è comunque qualche passaggio che non vi è chiaro, mi raccomando, mandatemi un messaggio e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale. Ci vediamo alla mia prossima creazione.